Adesso già 63 anni fa sono nata in una piccola città con il nome Goslar e dopo l'esperienza anche di lavorare in una banca ho studiato arte a Braunschweig e lì ero proprio innamorato di essere di fare i quadri colorato intenso. E dopo il tempo a Braunschweig ho vinto questa borsa di studio per vivere un anno in Italia e ho scelto Roma, anche con un libro nella borsa, un libro di Goethe, perché Goethe ha spiegato in una maniera che mi ha dato tanti sentimenti, perché lui ha detto che i sentimenti che danno il colore per noi rimangono sempre importanti e non si dimentica mai. Il tempo in Italia era fondamentale e importante per me, anche perché era dopo il tempo in cui sono stata all'università. Quando si sta in un'università con altri artisti o studenti di arte, c'è come da una isola. E dopo, da sola, senza professore, senza gli altri, è proprio comincia un altro tempo. E io sono molto felice che queste esperienze io ho trovato in Italia. Perciò anche parlo italiano perché io volevo imparare la lingua. Anche il mio marito era un mezzo italiano, allora c'è un motivo di più di parlare. E anche lì è cresciuto davvero questa voglia di capire che significa di fare arte e di vivere con arte. E il mio marito era un architetto e già quando siamo stati poveri studenti abbiamo parlato sempre dell'architettura. Anche abbiamo parlato come si può creare una casa, come si può lasciare luce dentro in una casa, ma anche luce dentro nella vita. E quando siamo tornati in Germania con la sua scelta, io volevo restare in Italia, ma lui ha detto no, è molto più facile la vita qua in Italia, no? Allora siamo a Colonia e abbiamo trovato questa casa in cui vivo anche oggi. E questa casa è davvero una casa della luce, perché abbiamo aperto tutto che era possibile per avere sempre luce dentro. E con i colori dei miei lavori sono anche i sviluppi con quale materiale io lavoro. Allora, questa casa in cui vivo adesso anche già da 24 anni mi ha dato una libertà di far crescere anche il mio lavoro di arte. La casa, ho capito, che è fondamentale per me, fondamentale in senso che mi dà una possibilità di far crescere un cambio dell'ambiente e questa esperienza anche c'è e si capisce quando si guarda le mie opere. E tutto insieme c'è proprio come un segno di me, in senso si capisce davvero che mi interessa luce e luce è fondamentale per la nostra vita in generale e quando il cambio, come si guarda, quando si vede gli sviluppi del mio lavoro in questi già di più di 30 anni, si capisce che c'è sempre una novità che mi interessa e mai faccio qualcosa che esiste già prima. La curiosità c'è e rimane sempre. I primi lavori che ho fatto con questo materiale acrilico fluorescente erano molto semplici. Nella maniera in cui io ho montato sulla parete, anche nella maniera di far creare una scultura tridimensionale.
come si può vedere nella casa mia. È un pezzo che ho fatto 25 anni fa. E anche lì c'è già dentro l'intenzione come oggi, ma molto più facile. E dopo queste esperienze ho trovato anche questi fila di plastica e ho fatto un lavoro sulla parete che si può montare così. Ho fatto con le mani, piano piano piano, e anche questa superficie come un materiale, come un tessuto, mi è piaciuto anche da morire, ma nemmeno era già convinto che questo fa crescere con l'intensità come io faccio altri lavori con questo materiale acrilico. E quando si lavora con un materiale industriale, perché questi acrilico piatti non posso fare io devo davvero avere i contatti con la fabbricazione. E mi è piaciuto anche di capire naturalmente come si fa questo materiale. Anche io ho capito che io ho la possibilità di parlare con delle produzioni e si fa adesso già da anni alcune che sono davvero particolari come Calamuro. Calamuro è il titolo del mio lavoro in generale, ma anche significa come un specchio. Si può guardare dentro e si capisce anche tu, come una persona nella galleria o a casa, rimane sempre dentro, perché si guarda dentro. E questa superficie di rainbow, come sta qua nel casa mia, mi piace anche quando il sole tocca il lavoro, perché arriva un odore come normalmente non si vede mai. E questi cambi rimangono fortissimo, in senso quando si usa anche blacklight nella notte. Anche un'altra cosa è spesso molto fondamentale di fare i disegni, perché quando si fa un disegno significa è molto spontaneamente e anche i risultati. E con queste esperienze già da anni anche io ho trovato di fare une curve, linee su una carta fluorescente e cresciuto l'idea di fare lo stesso con la superficie dei miei lavori. E ho fatto questa esperienza adesso 3 anni fa e come da un piccolo disegno ho fatto questo per i lavori grandi, ma con un laser. E la superficie è proprio come un cartello che fa distruggere la superficie. Sembra, ma non è così. E che cosa succede? Che queste linee danno una luce fuori. Anche questo mi è piaciuto molto. Voglio dire che questi sviluppi, come adesso il nuovi idea con le corna, è sempre un sviluppo di una serie in cui mi interessa di continuare di lavorare. I progetti per una mostra cominciano già molto prima di essere dentro nella galleria, come facciamo adesso fra un po'. Voglio dire che già nel primo momento in cui io vedo una pianta di un spazio, comincio a fare i disegni. E già nel momento ho capito che tutti i miei lavori bisognano di avere spazio e anche per le persone che guardano, loro devono avere tempo. Tempo in senso di capire che la luce cambia sempre l'intensità dei lavori e sempre c'è qualcosa di diverso che si guarda con tempo. E questa comincia già
dentro di me quando comincia a fare i primi disegni. E come adesso quando vado a Milano è tutto già chiaro per me come diventa. E anche questo mi piace di essere un artista, che lo guardo dentro di me come diventa.